Amici di Moto.it, ciao a tutti per la seconda parte su YouTube di Ethiopian Expedition insieme a Enduro Republic. Adesso prendo Lorenzo, andiamo con la telecamera a farvi vedere da dove si parte per la seconda parte appunto di questo viaggio, di questa spedizione meravigliosa. Si parte, ovviamente siamo vestiti con tutte le protezioni del caso perché tanto fuoristrada, tanto asfalto e qui ogni tanto le strade sono un po' pericolosette, quindi basta avere prudenza e si va, giusto? Certo, assolutamente. Pronti? Andiamo! Lorenzo, fammi vedere, ci siamo fermati subito appena partiti dal campo base perché vediamo il Tigray, giusto? Esatto. Allora, quelle guglie che vedi là in fondo sono le prime propaggini delle Simien Mountains e qua ci sono tutti i pinnacoli infiniti che ci portano verso il Tigray. Noi adesso li attraverseremo tutti con una strada meravigliosa, sia sterrata sia asfaltata, da godersi veramente fino all'ultimo. Forse uno dei paesaggi più belli che vedremo in tutto il viaggio. Ragazzi, siamo scesi dalle Simien Mountains e adesso, come vedete, è il momento di fare benzina. Lorenzo, eccoci, cosa stai facendo? Ciao, sto... Salam? Salam. Salam. La benzina Salam. non ce n'è, Salam. quindi sto... Cosa stai facendo? Degustazione di benzina? Esatto. La benzina non c'è, quindi la compriamo al mercato nero per forza. Perfetto, va bene. Perché sennò non ci arriviamo. Ok, Amasagenallo. 5 liter per each bike. Ecco, facciamo benzina adesso con la tanica. Quanto mettiamo, Lorenzo? 5 litri? 5 litri. Un bidone per... perché puoi andare a contrattare con loro adesso e dirgli no, non ho mai messo il cotto, è una situazione di merda. Quindi io pago e ce ne andiamo. Capito? Invece al momento gli dici no, aspetta. È iniziata la strada che discende verso il Tigray, è una strada molto particolare perché ha dei parapetti familiari, o sbaglio? Esatto, è stata costruita dall'ingegner Limalimo e dagli operai italiani. L'ingegnere Limalino, dalle informazioni che ho, è poi morto durante la costruzione per un incidente ed è sepolto qua sopra, ma non sono riuscito a trovare la tomba. Mi hanno spiegato più o meno dov'è, ma non la trovo. La prossima spedizione... Va bene. Stamattina sulle Simien Mountains, adesso stiamo scendendo e ce le lasciamo alle spalle, andiamo verso il Tigray. Quanto ci manca al Tigray? Chi lo sa, tanto. Tanto? Ok, bellissima strada, grazie Lorenzo.
dei Tegezè, spero di averlo detto bene, e degli enormi Baobab. Rettilineo infinito con Rino che beve e infinito anche di qua. Dove va Lorenzo questo rettilineo? Dopo che abbiamo attraversato il Tegezè. Arriva fino ad Axum e poi ad Adwa, che è la nostra destinazione finale. Quanti chilometri mancano? Ne mancano un centinaio circa. Ne abbiamo fatti 200. Sì, circa. Bene, tutto nostro rettilineo, si va. Benzina serale dell'ultima Ordinata, precisa, pulita, e tra l'altro la cosa più bella è che le strade sono asfaltate ma i distributori no, nessuno ha mai capito il perché. Comunque, adesso siamo a 50 km da Axum. Esatto, diamo un occhio alle stele e poi andiamo ad Adwa in missione, alla missione italiana. Grazie Lorenzo, io torno alla mia moto e poi vi accompagno sempre su strada con la fedele GoPro a vedere come si arriva appunto ad Axum. Qua c'è anche Roberto, il cattivo del gruppo, tutto bene? Ciao Andre, tutto bene? Bellissimo, paese fantastico, gente fantastica. È vero, stupendo. Abbiamo le facce veramente sporche ma siamo felici, dai. Sì. Grande. Ciao a tutti. Alfa Lagim, Yakanyan. Cosa c'è alle tue spalle Lorenzo? Scusa se ti interrompo. Figurati. Ci sono le stele famose di Axum. Bellissime. È una città molto bella Axum, vero? Sì, rispetto allo standard che abbiamo visto fino adesso di estrema povertà, qui esatto, tra l'altro stanno celebrando la messa e dietro di noi sembra sia custodita l'Arca dell'Alleanza. Parlo piano perché ovviamente è un momento sacro. Nella chiesa che adesso non vedi, sì, quella là dietro, sembra, o almeno ritengono, che sia custodita l'Arca dell'Alleanza. Bellissima, un'altra meraviglia dell'Etiopia che non finisce di stupire. Assolutamente. E adesso tappa ad Adwa. Adesso ad Adwa in missione da Suor Laura. Salam. Salam. Buonasera. Di là. Grazie. Ragazzi, secondo giorno della seconda parte su moto.it, siamo dalle suore salesiane ad Adwa. Guardate che posto meraviglioso, non sembra più di essere in Africa quasi. Questo merito del lavoro iniziato dalle suore 20 anni fa. E oggi Marco fa il padrone di casa. Buongiorno Marco. Buongiorno. Ci racconti dove siamo? Prima cosa, siamo ad Adwa. Siamo ad Adwa, nella regione del Tigray, nord Etiopia. Siamo quasi al confine con l'Eritrea. C'è questa missione e l'ospedale che sono segno tangibile di ciò che è stato fatto in 24 ore. Bravissimo, segno tangibile italiano. Qui abbiamo un comprensorio di 12 ettari, ovviamente non si vede tutto perché sono tantissimi 12 ettari, con un ospedale e una scuola per 1600 bambini. Una scuola che va dall'asilo fino praticamente alla quinta superiore, alla 12ª, che ospita 1400 più o meno studenti, e poi abbiamo 300 dipendenti che lavorano all'interno della missione e dell'ospedale. Marco, dove stiamo entrando? Allora, adesso stiamo entrando nella prima parte della prima costruzione che è stata fatta qui ad Adwa, dove abbiamo la residenza, diciamo, privata delle suore. In questo refettorio diamo da mangiare a più o meno 35 persone, poi per il resto invece gli studenti della missione, parte di loro vanno a casa a mangiare durante il break del pranzo e invece parte di loro preferiscono portarsi la schiscetta, diciamo. Si aveva un progetto di creare una mensa per tutti loro, però 1400 non si sa dove metterli. Qui di fronte abbiamo il primo complesso scolastico, poi abbiamo un laboratorio di computer, qui abbiamo le classi che vanno dalla quinta elementare alla terza media, poi abbiamo l'ufficio tecnico. E purtroppo non presentiamo Sor Laura, che è a Roma. Sor Laura è ancora a Roma, sta facendo riabilitazione perché ha subito un intervento. Brava Sor Laura. Enduro Republic, un applauso a Sor Laura, ci sta,
Scendiamo dalla parte didattica adesso, Marco, e andiamo a vedere le produzioni interne alla missione. Abbiamo la parte dove coltiviamo, è divisa in 4 settori, i quali vengono coltivati, sopra è coperto. Abbiamo Giovanni con la sua squadra di contadini che seguono sia questa parte interna che il campo esterno. Da questa parte abbiamo invece la parte degli animali. Vediamo un po' com'è la struttura qua dentro, giriamo, Al momento, ma è bellissimo. qui è la parte dove teniamo Bellissimo. le pecore, al momento sono fuori. Qui abbiamo la zona dove ci occupiamo del macello, qui abbiamo i conigli, ne produciamo più o meno, abbiamo un numero fisso di 100-150 conigli. Qui abbiamo i vitelli appena nati sono qua. Vediamoli, guarda che belli. Qui abbiamo un paio delle nostre mucche da latte. Questi Sono mucche, certo. I nostri manzi. Queste sono tutte frisone importate e ormai siamo all'85-90% di purezza della razza, quindi siamo riusciti a creare delle frisone locali. Questo è l'esterno delle aule che stavamo vedendo prima. Adesso scendendo vi faccio vedere tutto il resto della parte dove abbiamo l'asilo e altri 2 step della scuola. Adesso siamo diciamo, a metà della missione, abbiamo la struttura che è l'ostello dove avete pernottato. Sotto all'ostello abbiamo 2 produzioni, abbiamo la maglieria e diciamo la confezione. Qui abbiamo più o meno 20 lavoratrici. Bene, qui abbiamo l'ufficio dove abbiamo le macchine da ricamo. Questi sono alcuni dei nostri prodotti che prepariamo per battesimi, comunioni, matrimoni, come bomboniere. Le uniformi del nostro ospedale sono state prodotte qua. Rino, stai attento a cosa ti dice Marco adesso, Va bene. Dove siamo, Marco? Qua siamo nel reparto di maglieria. Qua si occupano della produzione di coperte, sciarpe, cappelli, tutto in lana, con macchine torinesi, comunque le Top, e anche qui abbiamo più lavoratrici. Ora ce ne sono poche perché parte sono in ferie. Ecco il campionissimo di enduro, Tram. Sei contro luce ma fa niente, hai visto che posto? Sono rimasto veramente estasiato da questo posto, incredibile, hanno fatto un lavoro incredibile. Ah, una cosa, oggi non vedete nessuno perché siamo finiti nella settimana di break. Di break, quindi avete proprio centrato la settimana, l'unica settimana dell'anno dove vediamo il break. Comunque, questo è l'asilo, è la struttura dell'asilo. Qui prendiamo i bambini dai 4 anni fino ai 7. Io asili così belli ne ho visti pochi anche in Italia, Sono mamme molto italiane. numerose. Mamme italiane, guardate casino. Se volete venire, siamo ad Adua, da Suor Laura, potete mandare i bambini qua. Poi è un po' scomoda la trasferta. Qui abbiamo conosciamo Sister a Fornaciari, Emiliana. Buongiorno. Insieme a Suor Laura, la seconda pioniera di questo posto. Qui siamo all'ultimo dei nostri progetti per il momento. Questo è l'ospedale salesiano che stiamo costruendo. È grandissimo. Questa è Ponga, la nostra security. Ciao Ponga. Che security che c'è qua, ma che security? A regime saranno 200 posti letto, al momento ne abbiamo 20 che stanno già operativi, di cui un'ala completamente operativa. Questa è la prima sala d'attesa. Guardate anche com'è curata tutta la parte di pavimentazione, struttura. L'edificio è nuovissimo, però è già operativo. Qui entriamo e abbiamo la registrazione, dove abbiamo 2 delle nostre ragazze che sono cresciute con noi, hanno studiato alla nostra scuola. Qui abbiamo il Dressing Medication Room, che viene anche usata come primo soccorso. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per quello che fate. Ma essere medici qui, essere medici altrove è una scelta di vita, secondo me. Si fa il medico qui come si fa in Italia. Però lì ci vuole una dedizione. Sì. La dedizione è maggiore qua perché evidentemente qua siamo in una situazione di difficoltà di tutti i tipi, di tutti i livelli, insomma. Tu che aspetta la cultura, io già la voi adesso? Ma quasi sì. Abbiamo appena detto che questo ospedale serve per la popolazione locale e invece Rino è già andato a farsi curare. Va bene. Qui siamo nell'ambulatorio di neurologia, abbiamo il nostro neurochirurgo Julio da Cuba. Buongiorno dottore. I dottori residenti qui che da Cuba sono venuti per lavorare in questo ospedale. Abbiamo la macchina per l'EEG, se il neurologo non è presente qui, gli esami vengono mandati per email in Italia, dove questo neurologo italiano li controlla, li legge e ci manda la terapia. Dopodiché ci dice anche ogni quanto devono essere controllati. Chiudiamo la visita a questo fantastico ospedale dal laboratorio. Abbiamo visto anche 3 sale operatorie
chirurgiche pronte con le pareti antibatteriche, con tutto quello che serve per operare in sicurezza, vero Marco? Certo. Ti ringraziamo per questo giro. Di niente, è stato un piacere. Un posto fantastico, e adesso vi invitiamo a fare beneficenza, anche aiutare la struttura di Adua. C'è la pagina Facebook Amici di Adua dedicata proprio a voi. C'è anche il sito www.amicidiadua.org dove potete consultare, vedere tutti i progetti come crescono, come continuano, e potete anche collaborare, contribuire con diverse opzioni, 5 per 1000, adozioni o altre campagne. E noi invece siamo qua sul posto, quindi andiamo a svuotare gli store, il negozio di artigianato locale con gli amici di Enduro Republic e di Moto.it. Siete pronti? Certo. Andiamo? Viva Corona! Ciao, ciao, grazie! Ci siamo fermati in un punto molto particolare di Adua. Sì, è il monumento ai caduti. Battaglia di Adua, una battaglia che studiamo a scuola, ragazzi. Qua 1896, Adua non dobbiamo dimenticare. ricordiamo appunto che Adua siamo 1896, quindi ben prima dei periodi, diciamo, successivi agli anni 30, siamo 2 secoli fa, quando l'Italia si espanse dall'Eritrea a nord e dalla Somalia a sud e nell'Etiopia. Il primo incontro con le truppe etiopi portò a una disfatta degli italiani, 7.000 morti. Sì, anche di più. Anche di più, 3.000 feriti, fu un'ecatombe per gli italiani, quindi ricordiamo questi uomini senza colore, adesso non parliamo di schieramenti, sono uomini morti. Sono italiani. Italiani morti qua. Grazie Lorenzo. Evviva. Ragazzi, questa è la strada che sale ad Adua, guardate che spettacolo, bellissima, incastonata tra 2 montagne, asfalto perfetto. Ciao ciao ciao! 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 Salam! 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 Hai! Lorenzo, siamo al terzo giorno conclusivo del secondo video su Moto.it. Facciamo vedere ai nostri amici in che posto abbiamo dormito, qui nel Tigray. Guardate, stiamo smontando le tende, le moto sono qua, il nostro focolare. Facciamo vedere, per chi ce l'ha chiesto, tanti ci hanno chiesto come viaggiate. Abbiamo la nostra struttura, diciamo, mobile, la cucina di Tabor, che è stato un grande in questi giorni, perché Lorenzo ha studiato le cose molto bene. Abbiamo fatto una tappa un giorno in tenda, quindi al bivacco, e un giorno nelle strutture alberghiere che Lorenzo ha trovato prima di partire. Sì, quindi o in missione, quindi nella missione di Suor Laura. Sempre un'alternanza in modo da potersi lavare comodamente. Però al bivacco non è che si arriva in Etiopia e si improvvisa un bivacco dove capita, no, perché la situazione è delicata qui.
anche dove vi sembrano territori desolati, non sono desolati ma sono abitati, ci sono le tribù ovunque. Esatto. L'Etiopia è strapopolata. Sì, esattamente, infatti bisogna scegliere bene intanto il posto sulla base dell'itinerario e una volta scelto il posto bisogna parlare con il capo della comunità locale, chiedere l'autorizzazione che alle volte non dà per vari motivi. E non è solo una questione di soldi, tante volte non vogliono darla, sono molto orgogliosi e non vogliono darla, appunto, quindi si cambia zona. No, quindi si cambia zona, non sono felici di averci, quindi bisogna andare sempre in una comunità dove sono felici di vedere le moto, ovviamente si cerca di aiutare la comunità. Come si aiuta la comunità? Si aiuta la comunità con gli scout che sono Our Angels, che si... Salam. Yekenyele. Gli scout sono per la nostra sicurezza, normalmente sono sempre insieme a una guida e si decide questo con il capo della comunità, quindi è un'attività che va costruita bene a tavolino prima di partire. E ai nostri scout bisogna dire Ama Sagenallo. No, bisogna dire, perché qua siamo in Tigray, la lingua è diversa, bisogna dire Yekenyele. E poi per finire sul bivacco, grazie Lorenzo, ti abbandono. Questo è il risultato del bivacco di ieri sera. Birre, ragazzi, com'è il bivacco all'aperto? Tanta roba. Guarda dove siamo. Spettacolare. E voi due là in fondo cosa dite? Bellissimo. Bellissimo? Però adesso birra basta, La birra la sera, di giorno? No, questo l'abbiamo preso. Acqua, bravi, acqua, banane e acqua, giustissimo. Là in fondo ci sono delle vette altissime con delle chiese scavate nel 300 e nel 400, anche qua si vedono, dai preti cristiano-ortodossi. Dopo Cristo, certo, terzo secolo dopo Cristo. Quindi sono veramente antiche e la cosa bella in Etiopia è che sono conservate in maniera integra, perfetta. Sono esattamente come erano. Sono come erano nel 300 dopo Cristo. Quindi oggi le moto le useremo in fuoristrada per giocare, più che altro dopo, ma adesso le lasciamo riposare un attimo lì perché facciamo un'escursione a piedi. Andiamo a portare un dono Sì. a una coppia che si è appena sposata qua nel villaggio a fianco. Inizia il nostro trekking. Incontro con delle bambine qui del villaggio. Va bene, allora Besia Farengi 3 o Du 2 tu Farengi tu For Farengi. Ma chi sono i For Farengi? Noi abbiamo solo un Farengi. Quanti siamo noi qua? 1, 2, 4 io. Siamo arrivati nel villaggio, nella casa degli sposi e ragazzi, questa è una scena veramente incredibile perché ci riporta indietro nei secoli a uno stile di vita che non si vede più, e questo invece è il loro stile di vita. E Lorenzo giustamente parlava di pace, di una pace che è difficile anche definire. Adesso sì, mi giro, aspetta Lorenzo, facciamo vedere prima la casa. Eccola qua, casa in pietra. Fuori dalla casa liberi ci sono gli animali, il cane, il toro, il vitello, le mucche, e sopra ci sono le stoppie del mais messe a essiccare che verranno poi utilizzate per il bestiame, e qua sotto c'è il campo di mais con le capre libere e le galline. E è incredibile Lorenzo. Sì, tra l'altro in questo panorama, e senza essere troppo filosofi, ma non so se riuscite anche voi a avvertire l'armonia dell'universo, ovvero sia quello che serve a queste famiglie è qua, punto. C'è un equilibrio millenario che si tramandano di generazione in generazione e speriamo che continui, ovviamente, perché comunque sia la dignità e la felicità delle persone si avverte. Una moto Lorenzo, siamo entrati in casa loro, qui hanno l'acqua. Salam. Eccoci. Che posto incredibile. Bellissimo. Dove siamo finiti? Noi ci siamo persi prima. Sì, siamo alla casa degli sposi? Sì, esatto. Che bello ragazzi, questo è dove vivono loro. Guardate che vista c'è sulle montagne. No, vedi tu. Seguo Enduro Republic. Salam. How are you? Come on. Okay. Thank you. Yes, come on. Then you make some greetings. Okay. Salam. My name is Zero. Salam. Andrea. My name is Lorenzo. Andrea.
Salam. 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 Andrea. Questa è la danza matrimoniale loro. Chiacchignello. Thank you. Questa cosa, diciamolo, non era prevista nei piani di Enduro Republic con Moto.it. Niente, però sono quelle belle cose che succedono nei viaggi, nell'esplorazione. Che vogliamo raccontare adesso a voi a casa, perché il mondo è un posto veramente bellissimo. E l'Europa è un posto molto molto piccolo. È un mondo bellissimo se visitato nella maniera giusta, ovviamente. Con educazione, rispetto, umiltà, non da turisti ma da esploratori, viaggiatori. Assolutamente sì. Che vogliono conoscere, non specie guardare. in un posto fragile come l'Etiopia, che ha bisogno di un turismo estremamente responsabile. Sì, e la moto in questo ti fa calare nella realtà che attraversi, non sei chiuso dentro un pulmino con l'aria condizionata. Esatto, sei vicino alle persone, ti fermi, le saluti, gli stringi la mano, vivi queste esperienze, è un modo di viaggiare sicuramente ideale per l'Etiopia, sicuramente un po' complicato, ma tu ce l'hai fatta? Vale la pena, sì. Ho avuto molta fortuna sicuramente. Io Lorenzo in amicizia, adesso parliamo molto impostati, siamo davanti alla GoPro, però lo chiamo un pazzo, perché ragazzi, organizzare una cosa in un paese dove il turismo non c'è, dove quando arrivi con la moto gli uomini spalancano la bocca, gli cade la mascella proprio quando non arrivi. riescono neanche a salutarti perché non hanno mai visto una moto del genere. I bambini impazziscono dalla gioia perché sembra una cosa nuova, le ragazze sorridono, ci fa piacere, e quindi è molto bello. No, è molto bello. E salutiamo l'asinello e i bambini, e guardate dall'esterno la casa dove ci hanno ospitato gli sposini. Dopo la visita al villaggio e il ritorno al bivacco, adesso si parte per l'ultima meta del nostro viaggio in Etiopia. Allora, oggi facciamo un po' di training. Al sud troverete molte piste, molte più piste rispetto al nord. Qua non ci sono grosse alternative, bisogna avere sempre il gas sostenuto, bisogna essere seduti molto indietro. Il gas sostenuto serve per tenere la ruota anteriore ben leggera, perché appena mollate il gas la ruota nella sabbia chiude lo sterzo e andate per terra. Adesso vedete Sandro, vedete che è molto indietro e sta tenendo comunque ritmo, vedete che è indietrissimo. Poi ha dovuto sgambettare perché in alcuni casi lì c'era una curva stretta e bisogna sgambettare, per cui noi useremo valigie laterali morbide, il che vi significa non distruggersi le tibie e i malleoli ogni volta che c'è da sgambettare, ovviamente. Quindi saranno delle borse un po' più alte e laterali. Dietro non avrete niente, quindi sarà tutto libero in modo da poter stare bene dietro. Controllo col cavo a terra, il controllo del passaporto e dei documenti. Che capita in ogni villaggio, in ogni TV. Adesso ci dà l'ok per ripartire e rialzerà quel cavo metallico che c'è a terra. Ragazzi, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio in Etiopia, l'Ethiopian Expedition, siamo tutti qua sotto un sicomoro? Sì, esattamente. Adesso si vede qua, anzi no, si vede bene, guarda che belle luci che sta facendo il nostro amico Antonio. Qua abbiamo Fabio che tiene la torcia, tutto il gruppo della Ethiopian Expedition con Sandro, Davide, Giovanni, Vittorio, Antonio abbiamo detto, e qua c'è Roberto, il nostro cattivo che è sempre presente, ovviamente il capo spedizione Lorenzo. Questa per me è stata la sesta giornata, ultima, io poi torno in Italia e me ne vado di nuovo in Marocco, però questo non c'entra con la nostra Ethiopian Expedition. Loro invece restano qua ancora perché la spedizione va avanti per parecchi giorni. Questo non è stato un viaggio da turisti ma da pionieri, perché gli italiani qua sono già stati, vengono, sono i turisti principali in questa area del Tigray, però in moto, quasi da soli o con una organizzazione di questo tipo siamo stati i primi. Adesso io direi che possiamo lasciare anche la parola ai nostri lettori per fare tutte le domande a me, a Lorenzo e a tutti i nostri amici della spedizione qua sotto. Vi risponderemo tutti su YouTube, sul canale YouTube di Moto.it e ovviamente anche sulle pagine di Enduro Republic. Posso dire le cose che mi sono rimaste di più impresse? Prima cosa, il sorriso dei bambini. Sì, fantastico. Non hanno niente, sorridono sempre con un calore incredibile. L'ospitalità del popolo etiope che ci apre sempre le porte di casa in maniera fantastica. Oggi è stato incredibile, l'abbiamo visto, è stata una cosa meravigliosa. Bellissimo. E poi i paesaggi, prima parte, seconda parte su YouTube, guardatele perché l'Etiopia non è un viaggio in cui raccontiamo della moto, delle prestazioni, ma raccontiamo delle persone e della natura del posto, che è incredibile. Grazie ai miei amici, grazie a tutti voi, grazie ragazzi.